L'equipaggio di una barca per la pesca del pesce spada sta tornando a casa con la stiva piena. Decidono di affrontare la tempesta a motore, senza deviazioni. Non possono permettersi di aspettare. Il loro ponte è carico di barili d'acqua potabile e carburante extra. Inoltre, la macchina per il ghiaccio non funziona e devono sbarcare il pescato il prima possibile. Quello che non sanno è che l'Andrea Gale sta navigando verso quella che diventerà la tempesta più violenta degli ultimi 100 anni. Qualcuno la definirà la tempesta perfetta. L'Andrea Gale era un peschereccio in acciaio con attrezzatura western, utilizzato principalmente per la pesca del pesce spada nell'Atlantico settentrionale. Le imbarcazioni con attrezzatura western hanno una poppa quadrata, una prua ripida e un ponte piatto sul retro. L'equipaggio lavora prevalentemente sul ponte posteriore, mentre il capitano resta nella cabina di comando, situata a prua. Queste navi utilizzano la tecnica del long lining, che prevede l'uso di lenze lunghe fino a 65 km, con un massimo di 1000 ami innescati, trascinati dietro l'imbarcazione. Le battute di pesca durano diverse settimane e ogni viaggio consente di catturare decine di tonnellate di pesce spada. Nel 1987 la nave venne modificata per immagazzinare carburante extra sul ponte. La poppa fu estesa di quasi 1 metro e il bulwark, la murata laterale, fu rialzato di circa 1 metro. Tuttavia, dopo queste modifiche, la stabilità dell'Andrea Gale non fu mai ufficialmente riesaminata. Gloucester, Massachusetts, è il porto di origine dell'Andrea Gale. La città ha oltre 400 anni di storia marittima. I primi coloni erano marinai inglesi, che decisero di restare invece di tornare in patria dopo una stagione di pesca nell'Atlantico. La città di Gloucester divenne un importante centro per l'industria della pesca, che si sviluppò in maniera organizzata verso la fine del XVII secolo. Già nel 1711 i pescatori di Gloucester venivano avvistati mentre pescavano fino a Capo Sable, in Nuova Scozia, a bordo di barche a vela in legno. Negli anni 90, quando l'Andrea Gale partì per il suo ultimo viaggio, 1/3 della popolazione di Gloucester lavorava nel settore della pesca. Il Gloucester Fisherman's Memorial, costruito nel 1925 per celebrare il 300° anniversario della città, onora la memoria dei numerosi pescatori scomparsi in mare. Si stima che almeno 4.000 uomini di Gloucester abbiano perso la vita in mare, ma il numero potrebbe essere vicino ai 10.000. Tra il 1860 e il 1906, ben 660 navi affondarono nell'Atlantico settentrionale. A quei tempi, una singola tempesta poteva distruggere un'intera flotta in una sola notte. Siamo a metà settembre del 1991 e l'equipaggio dell'Andrea Gale si prepara a partire dal porto di Gloucester per una nuova battuta di pesca. Le imbarcazioni moderne come questa possono coprire grandi distanze e restare in mare per settimane. L'Andrea Gale si dirige verso Grand Banks, a oltre 1600 km di distanza, in un'area poco profonda situata a circa 150 km a sud-est di Terranova. Qui, le calde acque della corrente del Golfo si scontrano con le fredde acque del mare del Labrador, creando un ambiente ideale per il pesce spada, che ama nutrirsi in queste zone. L'equipaggio ha caricato provviste per un viaggio di 40-50 giorni e ha in programma di tornare a casa con un carico che potrebbe fruttare una piccola fortuna. Un singolo viaggio di successo può garantire ai marinai guadagni fino a $10.000, ma questa volta le cose non andranno come previsto. Imbarcazioni come l'Andrea Gale possono fruttare fino a $500.000 di profitto all'anno. Prima della partenza, Linda Greenlow, capitano della nave gemella dell'Andrea Gale, l'Anna Boden, fornisce all'Andrea Gale carburante ed esche extra, in modo che possano restare più a lungo in mare. Si assicureranno così di catturare una buona quantità di pesce. L'Andrea Gale è capitanata da Frank William Tyne Jr. e l'equipaggio è composto da 6 uomini. Tyne è conosciuto con il soprannome di Billy. Ha 37 anni e 1 anno di esperienza sull'Andrea Gale, con 3 mesi come capitano della nave. Prima di comandare questa imbarcazione, aveva già accumulato oltre 10 anni di esperienza nella pesca, di cui 5 come capitano. Tyne è nato e cresciuto a Gloucester, ma non è sempre stato un pescatore. Prima di dedicarsi alla pesca, era un falegname, ma abbandonò tutto a 27 anni per la possibilità di guadagnare bene con la pesca al pesce spada. Più o meno nello stesso periodo in cui iniziò questa carriera, sposò Jodie Tyne e insieme ebbero 2 figlie, Erica e Billie Joe. Lui e Jodie divorziarono nel 1990.
La pesca è un lavoro da single. Gli equipaggi spesso restano in mare per un mese alla volta e quando tornano a casa rimangono solo per una settimana. Il pericolo e lo stress mettono a dura prova le relazioni e molti pescatori di Gloucester sono divorziati. Nonostante la separazione, Billy e Jody si riconciliarono e pianificarono un trasferimento alle Hawaii, sperando che la pesca più sicura nelle acque hawaiane avrebbe ridotto la pressione sulla loro relazione. Questo sarebbe stato l'ultimo viaggio di Billy Tyne da Gloucester prima della partenza. Prima di salpare, trascorse una telefonata di 3 ore con Jody. Parlarono del loro imminente trasferimento alle Hawaii e di portare le figlie a Disney World. Le condizioni nell'Atlantico a settembre possono essere difficili. L'estate è finita e il clima si sta raffreddando. Lavorare sul ponte di una nave in inverno è molto più duro, con venti forti, pioggia battente e temperature rigide, giorno e notte. L'equipaggio lavora ogni volta che le condizioni lo permettono. Il mare si raffredda sempre di più e chi cade in acqua non sopravvive a lungo. Anche le tempeste rappresentano un pericolo costante, con una lunga storia di navi affondate a causa di tempeste violente. L'Andrea Gale è una nave grande e robusta. Il proprietario, Bob Brown, è convinto che nessuna tempesta possa affondarla e Tyne è noto come un marinaio esperto e coraggioso, capace di navigare attraverso qualsiasi tempesta del Nord Atlantico. Inoltre, l'equipaggio è preparato per qualsiasi emergenza. La nave è dotata di tute di sopravvivenza per tutti i membri dell'equipaggio, una zattera di salvataggio per 6 persone, un radiofaro di segnalazione della posizione di emergenza e PIRB, 2 radio VHF-FM, una radio a banda laterale singola, un sistema GPS, un radar e 2 ricevitori meteo. La nave è pronta e parte da Gloucester il 20 settembre 1991. È molto carica. I 2 serbatoi di carburante aggiunti alla poppa della nave nel 1987 sono pieni, oltre ai 2 serbatoi originali da 3.800 litri situati nella sala macchine. Sul ponte, inoltre, sono stivati altri 30 bidoni di carburante da 208 litri ciascuno. L'acqua potabile è stoccata nei serbatoi integrati della nave per un totale di 7.500 litri, con altri 10 bidoni di plastica da 208 litri sistemati sul ponte accanto al carburante extra. Trasportare rifornimenti supplementari di carburante e acqua non è insolito per una nave come questa, ma l'Andrea Gale è pesantemente carica e naviga leggermente più bassa nell'acqua quando lascia il porto di Gloucester. Ci vuole quasi una settimana perché l'Andrea Gale raggiunga Grand Banks, dove inizierà la pesca. Durante la traversata l'equipaggio prepara l'attrezzatura da pesca, mangia, dorme, guarda la TV e chiacchiera tra di loro. Una volta sul posto, la pesca diventa un lavoro duro e incessante. Quando gettano le lenze, la squadra lavora fino a tarda notte, innescando manualmente fino a 1000 ami e calando 65 km di lenza. Può volerci fino a mezzanotte per preparare tutto, poi si svegliano alle 4 del mattino per recuperare le lenze. Dormono a malapena e nel burrascoso oceano Atlantico dondolano irrequieti nelle loro cuccette. Recuperare 65 km di lenza è un lavoro estenuante. Un pesce spada può pesare fino a 450 kg e deve essere issato a bordo con gli ami. Le loro giornate trascorrono macellando e mettendo sotto ghiaccio il pesce, sistemando l'attrezzatura da pesca e gestendo la nave. Entro mezzanotte, la lenza viene nuovamente calata e innescata e il ciclo ricomincia. La loro paga è duramente guadagnata. I 5 marinai che Tyne ha con sé sono un mix di pescatori esperti e novellini con meno esperienza. Il capitano Billy Tyne vive in Gloucester Avenue, proprio dietro l'angolo della famiglia Sullivan. Tyne ha reclutato David Sully Sullivan per unirsi all'equipaggio dopo che Adam Randall si è ritirato all'ultimo minuto. Randall ha evitato la morte questa volta, ma in seguito è scomparso in mare su un'altra nave, la Terry Lee. Billy Tyne è un caro amico del fratello maggiore di Sullivan, Mark. Sully è l'ultimo assunto sull'Andrea Gale ed è anche il membro più giovane dell'equipaggio, con i suoi 29 anni. Sua sorella Katie dice che ha fegato e ama pescare. Qualche mese prima, Sully era sul peschereccio Harmony quando la nave iniziò a imbarcare acqua nel cuore della notte. L'equipaggio dell'Harmony chiese aiuto a un'altra nave, ma non riuscì a svegliare l'equipaggio addormentato. Sully si tuffò nelle acque gelide, nuotò fino all'altra nave e svegliò i marinai, che poi aiutarono a salvare l'Harmony dall'affondamento.
A 30 anni, Robert Bobby Shatford è un altro dei membri più giovani dell'equipaggio. Anche se meno esperto rispetto agli altri, è già molto conosciuto nella comunità di pescatori di Gloucester. È il figlio di Ethel Shatford Preston, che gestisce il Crow's Nest, il ritrovo locale dei pescatori. È qui che l'equipaggio si ritrova per bere dopo una battuta di pesca e a volte per pernottare nelle stanze sopra il bar. Come gli altri membri dell'equipaggio, Shatford è attratto dalla pesca per la possibilità di guadagnare cifre importanti con una buona cattura, senza dubbio influenzato dalle storie dei pescatori che frequentano il Crow's Nest. Shatford ha 2 figli piccoli che lascerà a Gloucester. Sono con la madre, Lisa Shatford O'Brien. La coppia è già separata. Anche Dale Murphy ha 30 anni. Originario di Bradenton Beach, Florida, Murphy lascia il figlio di 3 anni, Dale. Murphy è il cuoco di bordo in questa spedizione. Gli altri 2 membri dell'equipaggio sono Michael Bugsy Moran e Alfred Pierre. Moran è leggermente più vecchio degli altri, con i suoi 36 anni. Come Murphy, anche lui è di Bradenton Beach, Florida. Pierre, invece, ha 32 anni ed è di New York City. L'Andrea Gale ha perso il cuoco che aveva servito nei 2 viaggi precedenti. Doug Cosco ha deciso di non partecipare a questa spedizione, una scelta che gli salverà la vita. Cosco è un amico di Tyne. Si era imbarcato per 3 viaggi durante l'estate come cuoco di bordo, ma durante il secondo viaggio ha avuto un'esperienza mistica che lo ha portato a rinunciare definitivamente alla pesca del pesce spada. Verso la fine di quel viaggio, Tyne aveva chiamato Cosco sul ponte per aiutarlo a macellare e congelare una grossa preda. Cosco aveva ucciso centinaia di pesci spada senza esitazione, ma questa volta, osservando un esemplare particolarmente grande, rimase colpito dai suoi colori vivaci. In seguito raccontò che, quando vengono tirati fuori dall'acqua ancora vivi, i pesci spada mostrano sfumature brillanti, più colori dell'arcobaleno, che iniziano a sbiadire uno a uno man mano che muoiono. Disse di aver avuto la sensazione che il pesce potesse vederlo. Aveva probabilmente tra i 10 e i 20 anni, e Cosco sentì che gli stava comunicando qualcosa, come se gli stesse dicendo: «Per favore, non uccidermi, ho una famiglia». Cosco finì comunque per uccidere il pesce, ma quell'esperienza lo segnò profondamente. Promise a se stesso che non avrebbe mai più pescato un pesce spada. Dopo il rientro in porto, incassò la paga e scomparve. Non riuscì nemmeno a guardare Tyne o gli altri membri dell'equipaggio al Crow's Nest. Salì semplicemente su un treno e se ne andò. L'equipaggio trascorse settimane a pescare nei Grand Banks, lavorando duramente, calando e recuperando le lenze giorno dopo giorno. Ma la fortuna non era dalla loro parte. La pesca era scarsa. Tyne decise di cambiare strategia e spostare l'Andrea Gale di quasi 480 km a nord-est, verso il Flemish Cap. Quest'area, caratterizzata da acque relativamente basse, è un habitat ideale per il pesce spada. È il 23 ottobre e una luna piena brilla nel cielo notturno. L'Andrea Gale sta pescando nel Flemish Cap e finalmente la fortuna sembra girare dalla loro parte. Iniziano a fare un buon bottino. Dopo alcuni giorni di pesca fruttuosa, hanno finalmente accumulato un carico soddisfacente. Nella stiva ci sono 18.000 kg di pesce, un carico completo che potrebbe valere fino a 230.000 euro. Ma c'è un problema: la macchina del ghiaccio non funziona correttamente. Senza un impianto di refrigerazione efficiente, non possono mantenere il pescato fresco. Devono rientrare al più presto o rischiano di perdere tutto il bottino, rendendo il viaggio una perdita di tempo e denaro. Billy Tyne prende una decisione. La battuta di pesca è finita. Devono tornare a casa. L'Andrea Gale inizia il viaggio di ritorno a Gloucester il 26 o 27 ottobre. Intanto, gli avvisi meteo segnalano una possibile tempesta lungo la rotta della nave. Una zona di bassa pressione si è formata sulla terraferma sopra il Quebec meridionale. Questo fronte freddo, in arrivo dal lato orientale del Nord America, sembra diretto verso l'oceano e potrebbe trasformarsi in una tempesta. Le tempeste non sono rare in questo periodo dell'anno e Tyne si aspetta che l'Andrea Gale sia in grado di affrontarle. Così inizia il viaggio di ritorno, navigando direttamente verso Gloucester. Il 28 ottobre l'Andrea Gale si trova ancora nelle prime fasi del suo rientro. Intanto, i meteorologi stanno monitorando l'area di bassa pressione proveniente dal Quebec, che sta avanzando verso l'oceano. Stanno anche seguendo l'evoluzione di un uragano che si è formato più a sud nell'Atlantico.
Questo uragano ha iniziato a svilupparsi mentre l'equipaggio stava ancora pescando pesce spada al Flemish Cap. La sua origine risale al 23 ottobre, quando un'area di bassa pressione di medio livello si è formata a sud delle Bermuda. Il 27 ottobre si è intensificata fino a diventare un uragano, a cui è stato assegnato il nome Grace. L'uragano Grace si sta dirigendo a nord, ma per il momento non rappresenta una minaccia immediata. Gli uragani in questo periodo dell'anno sono abbastanza comuni, anche se di solito non si spingono molto a nord. Tyne, quindi, deve solo monitorarne l'andamento, ma ha altre preoccupazioni più urgenti. Una tempesta separata si sta formando intorno all'Andrea Gale. L'area di bassa pressione proveniente dal Quebec sta generando condizioni tempestose in mare aperto, a est della Nuova Scozia, esattamente lungo la rotta della nave. Per tornare a casa, l'Andrea Gale dovrà attraversare questa tempesta. Tyne e il suo equipaggio procedono con determinazione verso Gloucester. Nel frattempo, l'uragano e la tempesta iniziano a interagire tra loro, anche se inizialmente non sembra un evento particolarmente significativo. Nel corso del 28 ottobre, però, l'uragano Grace continua a muoversi verso nord invece di dissiparsi sulla terraferma, come fanno di solito gli uragani. A un certo punto raggiunge il limite più occidentale della tempesta, che sta già investendo l'Andrea Gale. A complicare la situazione c'è il fronte freddo proveniente dal lato orientale del Nord America, che ha dato origine all'area di bassa pressione sul Quebec. Questo fronte impedisce all'uragano di raggiungere la terraferma e costringe Grace a virare verso est, dirigendosi nel cuore dell'Atlantico. L'umidità e l'energia dell'uragano Grace si fondono con la tempesta, creando un sistema meteorologico ancora più violento. In pratica, l'area di bassa pressione settentrionale sta trattenendo l'uragano, influenzandone la traiettoria e costringendolo a spostarsi verso il centro dell'oceano. L'Andrea Gale è quindi fuori dalla traiettoria diretta dell'uragano, ma ora deve affrontare una tempesta ancora più potente. Tyne comunica via radio con gli equipaggi di altre imbarcazioni da pesca nella zona. Sta arrivando da nord e ormai si trova nel pieno della tempesta. Tyne ha già navigato attraverso tempeste in passato, ma questa è abbastanza violenta da metterlo in allerta. È una tempesta di grande intensità e l'Andrea Gale sta lottando duramente contro di essa. Ma sono convinti di potercela fare. Sono uomini esperti, sanno come affrontare condizioni avverse e hanno tutti fiducia nella robustezza della loro nave. L'Andrea Gale è lunga 22 metri, larga più di 6 metri, con un pescaggio di 3 metri. È alimentata da un motore da 365 cavalli, con una velocità massima di 22 km all'ora. È una nave solida e resistente, e considerando le sue dimensioni, per rovesciarla probabilmente servirebbero onde alte almeno 20 metri. Tyne e il suo equipaggio proseguono nella tempesta, preparati ad affrontare condizioni difficili. Quello che non sanno è che la situazione sta per diventare molto peggiore di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Un evento naturale eccezionale sta per verificarsi e loro stanno navigando dritti verso la tempesta più potente degli ultimi 100 anni. La conversazione radio tra Tyne e i suoi colleghi capitani sarà l'ultima comunicazione registrata dell'Andrea Gale. La loro posizione al momento dell'ultima trasmissione è 113 miglia nautiche, circa 210 km, a est di Sable Island. Da quel momento in poi nessuno saprà più esattamente in quale direzione si sia diretta la nave. Tyne potrebbe aver cercato di dirigersi verso la Nuova Scozia per cercare riparo dalla tempesta. Nel frattempo, l'uragano Grace continua a intensificarsi. Il 29 ottobre raggiunge la sua massima intensità. I satelliti rilevano la formazione di un occhio vicino alle Bermuda. La sua velocità di spostamento aumenta rapidamente e diventa un uragano di categoria 2. Anche la tempesta settentrionale in cui si trova l'Andrea Gale sta cambiando. La dorsale di alta pressione sopra il Canada orientale, che inizialmente stava spingendo la tempesta verso sud-est, ora si sposta verso ovest. Sebbene il centro della tempesta settentrionale e quello dell'uragano Grace siano ancora separati da una grande distanza, i loro bordi iniziano ad avvicinarsi, interagendo pericolosamente tra loro. Va ricordato che l'Andrea Gale sta già affrontando condizioni di mare estremamente difficili, secondo gli standard dei marinai più esperti. Tuttavia, si sta sviluppando un fenomeno meteorologico raro, che si verifica solo ogni 50-100 anni. L'uragano Grace e la tempesta settentrionale si fondono,
creando un ciclone di incredibile intensità. Le immense differenze di temperatura e pressione tra le due tempeste danno origine a un gradiente di pressione estremamente ripido, con venti devastanti e onde gigantesche. Quella che in seguito verrà chiamata la tempesta perfetta si sta formando proprio sopra l'Andrea Gale. Entro il 30 ottobre, l'uragano Grace e la tempesta settentrionale si uniscono in una super tempesta. Le condizioni in mare diventano disastrose. Le boe meteorologiche registrano venti sostenuti oltre i 90 km/h, con raffiche fino a 120 km/h. Le onde significative variano tra i 9 e i 12 metri, ma sono intervallate da onde anomale ancora più grandi. Una boa situata a 490 km a sud di Halifax, Nuova Scozia, registra un'onda di 30,7 metri, la più alta mai rilevata sulla piattaforma oceanica della Nuova Scozia. Un'onda di 30 metri sarebbe sufficiente a capovolgere l'Andrea Gale, che è lunga solo 22 metri. Se un'onda di queste dimensioni si fosse abbattuta sulla nave, avrebbe potuto sommergerla completamente, riempiendo il ponte d'acqua. L'Andrea Gale, inoltre, è pesantemente carica, trasportando un carico completo di pesce insieme a scorte extra di carburante e acqua. Sta navigando bassa sull'acqua e la modifica della poppa, con l'aumento di 1 metro dell'altezza del parapetto, potrebbe aver intrappolato ancora più acqua sul ponte, rendendo la nave ancora più vulnerabile all'affondamento. Tra il 29 e il 30 ottobre, il proprietario dell'Andrea Gale, Bob Brown, cerca più volte di contattare la nave via radio, ma non ottiene alcuna risposta. Alle 18:15 del 30 ottobre, Brown contatta la Guardia Costiera per segnalare che la nave non ha fatto ritorno dalla battuta di pesca. Teme il peggio. Da quel momento in poi non verrà più registrata alcuna comunicazione dall'Andrea Gale. L'ultima trasmissione di Tyne con le altre imbarcazioni sarà il loro ultimo segnale di vita. Non vengono ricevute chiamate di soccorso né segnali dalle PIRB della nave. Il 31 ottobre viene lanciata un'operazione di ricerca. Il Coast Guard Atlantic Area Operation Center di New York coordina un'enorme operazione di ricerca multiagenzia che copre l'area dai Grand Banks a Cape Cod, nel Massachusetts. Partecipano alle ricerche 23 imbarcazioni della Guardia Costiera statunitense, 8 aerei della Guardia Costiera statunitense, 3 aerei della Marina statunitense, 3 aerei canadesi, 1 aereo dei Marines statunitensi. Le operazioni di ricerca durano 10 giorni e, entro il 10 novembre, l'area totale perquisita supera i 282.000 km². La missione viene abbandonata quando le probabilità di sopravvivenza dell'equipaggio vengono ritenute ormai inesistenti. L'ultimo contatto con la nave si era verificato a poco più di 185 km a est di Sable Island. Potrebbe aver percorso una lunga distanza tra l'ultima trasmissione e il momento del suo affondamento. Successivamente, alcuni detriti vengono ritrovati spiaggiati su Sable Island, suggerendo che questa sia la zona in cui la nave è affondata. Uno degli oggetti più significativi ritrovati sull'isola è l'EPIRB della nave, rinvenuto sul lato sud-occidentale dell'isola, completamente operativo, ma con l'interruttore in posizione off. Non si può stabilire con certezza se fosse già spento al momento dell'affondamento, ma affinché si attivi automaticamente deve essere acceso. Normalmente l'EPIRB si libera dalla sua fondina se la nave si capovolge o affonda, oppure può essere attivato manualmente dall'equipaggio in caso di emergenza. Se la nave si fosse rovesciata o fosse affondata improvvisamente con l'EPIRB spento, nessuno avrebbe mai saputo cosa fosse successo. Un altro oggetto segnalato durante le ricerche era un oggetto arancione sommerso, simile a un panno, che avrebbe potuto essere una zattera di salvataggio sgonfia. La perdita dell'Andrea Gale significò la perdita di familiari e amici per molte persone nella città di Gloucester. Per Roberta, sorella di Billy Tyne, si trattava del secondo fratello perduto. L'altro era stato ucciso durante la guerra del Vietnam. Kathy Sullivan, sorella di Roberta e Sally, apprese della scomparsa del fratello tramite un'amica che aveva sentito voci in città. In seguito, Kathy raccontò di aver filmato la tempesta mentre si abbatteva sulla costa, affascinata dalla sua potenza, ignara di quello che il fratello stava affrontando in mare. Ad oggi, il relitto dell'Andrea Gale non è mai stato ritrovato. Non sono mai stati recuperati i corpi dell'equipaggio. Senza poter esaminare la nave,
È difficile determinare con esattezza come sia affondata. Alla fine, fu la tempesta di proporzioni epiche a decretarne la sorte. È facile immaginare cosa possa essere andato storto. Più difficile è immaginare l'angoscia e il terrore che l'equipaggio deve aver provato mentre si trovava intrappolato in una tempesta catastrofica. Forse hai visto il film The Perfect Storm, uscito nel 2000. Dopo la sua uscita, molte persone di Gloucester, compresi amici e familiari dell'equipaggio dell'Andrea Gale, hanno contestato il modo in cui Billy Tyne e il suo equipaggio sono stati rappresentati nel film. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.